Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di giugno 2026. Abbiamo la carta del mago, amici del Toro. È un periodo di nuovi inizi, può essere proprio un qualche azione che viene fatta in questo periodo e quindi potrebbero esserci nuove conoscenze, nuovi inizi all'interno di una situazione, di una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Le letture sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata può scrivermi un'email, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione del percorso di crescita per quello che riguarda gli abbonati, e poi ci sono anche i link dei corsi gratuiti presenti sul canale e della tarot pratica del 6 di giugno, del corso di approfondimento sulle famiglie reali del 27 di giugno, e c'è anche il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la forza. Abbiamo un 6 di pentacoli, 7 di bastoni, 6 di coppe, asso di coppe, asso di bastoni, sono davvero belle carte, ragazzi, e temperanza. Bene, adesso andiamo a vedere il movimento energetico, andiamo a spiegare carta per carta. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, non importa il tipo di legame che ci sia, semplicemente andiamo a vedere l'evoluzione della sua energia e la confronterò con la vostra. Allora, partiamo dalla forza. Sento che è come stato fatto un passo, o qualcuno all'inizio di giugno potrebbe pensare di fare un passo. La carta della forza ci parla di scelte che ci portano in avanti, è come se fosse una carta di apertura, anche proprio apertura del cuore. Difatti abbiamo un 7 di coppe e un 3 di coppe. Qui potrebbero esserci delle possibilità che si aprono o che per qualcuno si sono aperte, o diciamo così, iniziano a prendere in considerazione. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, re di spade e 7 di bastoni. Il 7 di bastoni mi dice che state difendendo, secondo me, questo 6 di pentacoli, qualche tipo di accordo, qualche tipo di contratto. Tenete presente che con il re di spade c'è come un senso di giustizia tra il dare e il ricevere. Potrebbe essere un ti do, ma difendo i miei spazi. Qui potrebbe anche far riferimento al fatto che appunto questa vostra apertura vi permetta, siamo anche in periodo estivo, di partecipare a feste, di vedere amici, perché il 3 di coppe è una carta che mi parla proprio di amicizie, di aggregazione, di festeggiamenti, e possiate effettivamente incontrare questo re di spade.
E sento che le cose saranno un po' formali all'inizio, cioè sarà come un sottile gioco di spazi. Ho come questa sensazione, cioè io mi allontano un po', vedo se l'altro si avvicina, mi avvicino io, vedo se l'altro si allontana. Andiamo a vedere il 7 di bastoni perché è ripetuto. Cavaliere di pentacoli e 6 di coppe che avete già qui. Mm. Potrebbe essere che qualcuno di voi ragazzi stia bene così com'è, single, tranquillo e beato, perché con questo cavaliere di pentacoli al contrario, che spiega un 7 di bastoni, sinceramente la sensazione è che non abbiate voglia di grane, è per quello che date, ma il giusto, quello che deve essere dato, senza permettere al mondo esterno, comunque a qualcun altro, di invadere il vostro spazio personale. Ho un po' questa sensazione. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Un altro asso, asso di denari. E 4 di spade. Allora, la sensazione che ho considerato il 4 di spade, la temperanza qui alla fine, e queste carte qui all'inizio, è che qualcuno di voi abbia fatto un passo per lasciarsi qualche cosa indietro, magari di maggio, che ci sia ancora questo momento di recupero e che sia per quello che stiate un po' tenendo fuori queste opportunità che potrebbero effettivamente aprirsi a giugno. Tra il cavaliere di pentacoli al contrario e l'asso di pentacoli al contrario, io ho proprio come l'idea che non abbiate nessuna intenzione di iniziare niente di ufficiale, diciamo così. Ehm, il 6 di coppe mi parla di qualche sogno che secondo me avete bisogno di ricreare, di rimaterializzare. È come se qualcuno di voi avesse bisogno di trovare un nuovo sogno. Supponiamo che sia finita una relazione e abbiate fatto il vostro periodo di lutto e qui c'è come il ok, sono pronto per riuscire, per divertirmi, per stare insieme alla gente e quando si presenta questo re di spade pensiate no, aspetta un attimo, sono pronto o pronta per uscire, non subito per rifidanzarmi o per insomma creare una connessione con qualcuno, ma ahimè abbiamo questo asso di coppe, quindi che vogliate o no, io ho come la sensazione che qualche cosa potrebbe nascere, 2 di bastoni e regina di spade, quindi qui abbiamo re e regina di spade. E quindi effettivamente ragazzi che voi siate predisposti oppure no, anche se state cercando di tenere lontane certe influenze, certe energie, qualche cosa mi dici con questo asso di coppe che potreste innamorarvi, potreste avere questa infatuazione, potreste magicamente sciogliere il cuore. Sciogliere perché? Perché sono due figure di spade, sono due figure molto mentali. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Fante di pentacoli e imperatore. Io credo che questo nuovo inizio, e qui avevate anche il mago, e qui abbiamo 3 assi di fila, sarà molto concreto, molto con i piedi per terra, molto pratico, mi viene da dire, vedendo le energie della famiglia di spade e questo imperatore. L'asso di bastoni è uno degli archetipi, uno degli arcani minori del mago, proprio perché ci parla di azione, di movimento, del fare qualche cosa con le mani, ok? E qui sento che si tratta di sistemare quello che già c'è per qualcuno senza, mm, senza crearsi troppe aspettative, probabilmente. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo la morte, quindi c'è come un equilibrio che si trasforma qui. È un 6 di pentacoli. C'è come bisogno di ridimensionare un certo equilibrio.
renderlo più concreto, renderlo più equilibrato. Ok, effettivamente qua finiamo con i 6 di pentacoli al contrario, come se ehm, questo tipo di ti do, ma sto attento o attenta a quello che anche tu mi dai, oppure ti do il minimo perché tendo a sì, ti do attenzioni perché magari mi piaci, ma non voglio darti troppa corda. Potrebbe essere anche inteso così. Qui sento che ci si rilassa un po', ok? Nel senso che verso la metà del mese, secondo me, con questa morte e questa temperanza ci si rilassa un pochettino perché si vede che le cose sono potenzialmente hanno una, diciamo, hanno un potenziale sviluppo molto concreto, molto duraturo. Sento che siete persone che avete bisogno di regole comunque, che avete bisogno di spazio personale, di concretezza, di avere i piedi per terra, io sento. Questo ce l'ho molto forte. Allora, andiamo a vedere la vostra persona di interesse e il suo movimento energetico, non importa il tipo di legame che avete, e semplicemente la vostra persona di interesse. Tenete presente che ho pubblicato le previsioni per la seconda parte del 2026. Per adesso è pubblica la lettura generale e nei periodi successivi andrò pubblicando anche quella sulla crescita spirituale, sull'amore e le relazioni e sul lavoro e l'economia. Allora, è già uscito un 6 di coppe, 8 di bastoni, Luna, imperatore, amanti, mago, mm, e diavolo. Mm. Allora, per qualcuno di voi questa persona potrebbe essere una persona del passato, ok? Ho 3 volte il 6 di coppe e la luna qui per adesso. Regina di pentacoli, re di bastoni e temperanza. Sì, qualcuno di voi probabilmente ha a che fare con una persona del passato e se non fosse così, nel senso se per voi è una persona nuova, sento che ha un potenziale, questa conoscenza effettivamente. E per qualcuno vi dirò che potrebbe essere una relazione con una persona che magari avete incontrato in un luogo d'arte dove potrebbe anche essere un luogo sportivo, per esempio, un luogo dove si condivide qualche tipo di passione. Andiamo a vedere l'otto di bastoni perché sento che nella prima parte di giugno o non viene detto qualche cosa o per qualcuno potreste proprio non essere in comunicazione perché comunque effettivamente qui non c'è la comunicazione e qui c'è la difesa con il 7 di bastoni, quindi può essere come un momento di stand by se vogliamo. 5 di spade. È come se da parte dell'altra persona ci fosse una comunicazione non proprio chiara. L'otto di bastoni mi dice che potrebbe essere intermittente, quindi magari certi periodi sì, certi giorni no, potrebbe essere una comunicazione non proprio chiara a livello di obiettivi, magari, cioè l'altra persona vi dice ma sì, mi piacerebbe fare questo, non è un voglio quello, non è come se non fosse determinata. E può essere nella sua vita in generale o nella relazione con voi, eh. Diciamo che la vedo una persona piuttosto entusiasta, giovanile, con voglia di fare. Probabilmente può essere che questa persona abbia tanti progetti, per esempio, e non sappia scegliere. Andiamo a vedere la luna. Uh, amanti e 7 di spade.
Mm. Datemi una carta per questo sette di spade perché sinceramente ragazzi tra la luna e il sette di spade qui c'è qualche bugia, qualche proiezione, abbiamo un matto e un tre di bastoni, qualche proiezione che questa persona ha sull'amore o sull'amor proprio o sulle nuove relazioni o guardando queste due carte su quello che potrebbe essere una potenziale storia o relazione con voi. Cioè il 3 di bastone è una carta che mi dice che c'è voglia di guardare avanti, però è anche... C'è questo 7 di spade, c'è qualche tipo di cosa poco chiaro, di realtà a metà che questa persona vede o con voi o nella vita in generale. E qui la rivedo un pochettino perché c'è anche un 5 di spade per questa persona. È come se volesse innamorarsi, avere una relazione, avere una storia, o trasmutare in qualche cosa di serio quello che già c'è con voi, però dall'altro lato avesse paura, avesse come delle proiezioni, avesse come la visione distorta di quello che è la realtà o di quello che vuole lei, perché comunque vi ricordo che ha un 5 di spade questa persona, quindi tanto chiare le cose non sono. Andiamo a vedere l'imperatore. Forza. E 9 di coppe. Sento che è come se stesse cercando la stabilità. Tenete presente che qua c'è l'imperatore per questa persona e qua c'è l'imperatore anche nella vostra lettura. Quindi, secondo me, entrambe potreste essere in un momento dove avete bisogno di una relazione stabile, di una relazione, mi viene da dire tranquilla, ma perché abbiamo anche il 9 di coppe. Il 9 di coppe è proprio una di quelle carte che mi parla di un sogno compiuto, di aver raggiunto la pace, la tranquillità, la pienezza. Andiamo a vedere gli amanti. Cavaliere di coppe e mondo. Mm. Non so ragazzi, perché gli amanti li abbiamo tutti e due, però qui è come se ci fosse una visione distorta dell'amore, potrebbe essere della relazione. E qui è come se ci fosse qualche tipo di disequilibrio, di disarmonia che questa persona credo voglia completare con un'offerta, potrebbe essere da parte sua nei vostri confronti, piuttosto che può anche essere che si aspetti una vostra proposta che possa portare ad un risultato con questo mondo. Secondo me se l'aspetta, perché comunque siete voi che avete il mago, quindi questo movimento, questa azione, quello che vi dicevo, no? L'asso di bastoni qua, il fare qualche cosa per definire, per stabilizzare le cose. Andiamo a vedere questo mago, perché è come se la persona fosse un po' bloccata, ma per questa visione un po' così che ha della realtà. Oh, ruota della fortuna e 4 di spade. Mm. Andiamo a vedere. Oh, il diavolo è spiegato dal diavolo e da una regina di bastoni. Io sento che in qualche modo le cose potrebbero cambiare verso metà mese. Cambiano gli equilibri. 6 di pentacoli al contrario voi, gli amanti al contrario questa persona, c'è una ruota della fortuna, c'è un mondo. Credo che potreste arrivare quasi ad un risultato, ma anche perché c'è questa due volte l'imperatore. Si termina con la temperanza. Io credo che si possa arrivare come a una, tra virgolette, regola del tipo vediamoci, stiamo bene insieme, piuttosto che
voglio un fidanzato, voglio una fidanzata, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, piuttosto che il che cosa siamo, che cosa, come gestiamo la situazione o la relazione. Con la ruota della fortuna, secondo me c'è un cambio anche abbastanza inaspettato, se vogliamo anche da parte di questa persona. Io sento che potrebbe essere che dopo questa offerta, dopo questa proposta, ci sia come un attimo di fermo da parte di questa persona. Non dico che stia tirando indietro, perché comunque c'è la ruota della fortuna e mi parla di qualche cambio in avanti, però sento come se si bloccasse un pochettino. L'ultima parte della lettura, cioè Regina di Bastoni, due volte il diavolo, ragazzi, io qua sento passione da tutti i lati. Non vi nego che siccome è una persona che ha la luna qui, quindi è come se avesse questa visione parziale della realtà, questa visione distorta, non vi nego che per qualcuno con il mago al contrario e il diavolo potrebbe esserci come un tentativo di condizionarvi per, io credo, tappare una sua paura. Se non fosse così negativa la lettura, perché a me con questa regina di bastoni mi dà proprio l'impressione di passione, ma anche voi avete l'asso di bastoni, passione, divertimento. Potrebbero anche essere considerate l'energia mentale, quindi spade e spade, potrebbero anche esserci come delle questioni mentali qui con la carta del diavolo, questioni, sì, di punti di vista, diciamo. Fatemi sapere a voi come risuona. Allora, andiamo a vedere un oracolo, fotografia. Oh, qui c'è qualcuno che potrebbe avere nostalgia di voi o essere voi ad avere nostalgia di qualcuno, ragazzi. Parla di fare nuove memorie, di creare nuovi ricordi praticamente. Ok, andiamo a vedere un koan. Il saggio non si affanna per arrivare. Io sento che vi divertirete in realtà, ragazzi, in questo periodo. E sì, è vero che il saggio non si affanna per arrivare, ma non vedo neanche tutta questa lentezza. Forse un po' più verso metà mese potrebbe essere, ma è più una questione di riposarsi, di rigenerarsi. Magari questa persona ha bisogno di prendersi un momento. E che ho come l'idea con questa luna che questa persona o si stia raccontando delle bugie sull'innamorarsi o pensi di non potersi innamorare, perché poi qua lo rivediamo, quando arriva questa proposta sento come se si spaventasse qua, con questo 4 di spade, batte in ritirata. Fatemelo sapere ragazzi. Io spero che comunque la lettura vi abbia aiutato, che insomma vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me individuale mi potete contattare via mail, se volete farlo per conto vostro potete abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti che tratto nelle sessioni individuali e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di traumi, di come elaborarli, delle 5 ferite del passato, insomma ci sono una serie di temi che sono un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico. L'ultima che ho aperto è sull'ermetismo, sui segreti della tavola di smeraldo. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!